Buonasera e benvenuti in questo nuovo video di Bitscap. Vi faccio vedere come si agisce quando facciamo un primo approccio su questa piattaforma e dobbiamo attivare la nostra prima accoppiata. Faccio vedere quali sono le cose da tenere in considerazione. Se noi scendiamo verso il basso, vediamo questa parte di ricerca dove possiamo mettere la nostra coin che abbiamo scelto per fare l'accoppiata. Per esempio, Eni. Qui appare una piccola finestra dove possiamo vedere con quale coin possiamo accoppiarla. Scegliamo per esempio Bitcoin. Se poi riandiamo verso l'alto, come vediamo c'è già un'impronta di come può essere settato il bot. Quello che a noi interessa sono questo che è l'investimento che noi possiamo mettere, che abbiamo a disposizione, che lo vedete anche qui, diviso per le due coin. Ricordiamo che con SBot noi avremo il 30% della prima coin e il 70% della seconda. Ricordo inoltre che noi nel portafoglio dobbiamo avere sempre necessariamente la seconda coin dell'accoppiata, che generalmente è Bitcoin, BUSD, USDT, BNB, euro, eccetera, perché questa consentirà alla piattaforma di acquistare l'altra coin, cioè in questo caso questa. Chiaramente sarà sempre richiesto il vostro consenso, apparirà una finestra qui in mezzo dove vi chiederà se può acquistare e poi vi metterà il numero delle coin per poter attivare il bot e quindi poi una volta attivato comincerà a lavorare. Qui abbiamo il lower price e l'upper price che corrispondono a questa, che è diciamo il limite basso, e l'upper price è il limite più alto. Che cosa sono fondamentalmente? Allora, questo è il valore della coin in questo momento. Questa però, vedete, subisce delle oscillazioni, chiaramente. Queste oscillazioni permettono la compravendita del bot, ossia quando scende acquista, quando risale vende. Se dovesse scendere oltre il lower price, noi troveremo scritto qua la dicitura range, eccola qua. Guarda caso, ne troviamo una. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il valore è sceso oltre il lower price e il bot è andato in pausa. Quando trovate la dicitura range, vuol dire che il bot in quel momento non sta più lavorando. Ricomincerà a lavorare quando il valore della coin oltrepasserà di nuovo il lower price, quindi rientrerà in zona verde e allora ritroveremo di nuovo la dicitura active, cioè che si è riattivato il bot e ricomincerà a lavorare. In alto troviamo l'upper price. Se il valore dovesse subire un pump così ripido da superare il nostro upper price, noi troveremo scritto qui una dicitura che è, eccola qua, il trailing, cioè il trascinamento. Ossia, se noi abbiamo attivato questa funzione, come vedete io per esempio ce l'ho attiva, e il valore della coin supera l'upper price, il bot entrerà momentaneamente in pausa, ma si adatterà al nuovo valore, cioè trascinerà questa zona in alto per poter permettere al bot, eventualmente il valore della coin rimane magari alta, dovesse rimanere alta, di ricominciare a lavorare. Quindi noi troveremo una prima dicitura con scritto pump in rosso e vuol dire solamente che la coin sta acquistando molto valore in poco tempo e poi eventualmente la dicitura trailing, cioè il trascinamento della zona di operatività del bot, che si può spostare solo verso l'alto. Una volta che si è stabilizzato a livello più alto, il bot ricomincerà a lavorare, anche se la coin fondamentalmente sta in un livello superiore a quello che noi avevamo scelto all'origine, all'upper price. Questo è il valore di scambio, 0,52%, e queste sono le griglie, queste linee che noi troviamo orizzontali.
a partire dal lower price fino all'upper price, in questo caso ci sono 180 griglie. Ecco, noi quando dobbiamo settare il bot non facciamo altro che trascinare verso l'alto o verso il basso questi due valori, stringendo questa zona e controllando che questo valore sia sempre compreso fra 0,50 e 1,50, che è un valore indicativo che serve anche per compensare le spese delle fee. Però è pur vero che a volte si può anche scendere al di sotto. Io l'ho fatto per prova, ho messo anche 0,40, a volte anche 0,35, soprattutto quando vengono usate i BUSD, in quanto non si pagano le fee se noi utilizziamo questa coin. E quindi non pagando le tasse, tutto quello che noi guadagniamo nelle transazioni è pulito. Altrimenti, da questa percentuale o comunque dal profitto vanno tolte sempre le fee di compravendita. E le fee si pagano sia quando il bot acquista che quando rivende. Quindi eventualmente questo valore non fosse magari quello che volete voi, potete, vedete, se io faccio una cosa del genere, qui mi appare il rosso, perché vuol dire che sono andato, diciamo, ho messo un valore che non può essere compensato dal mio portafoglio. Se avessi avuto un portafoglio più grande non sarebbe diventato rosso. Comunque, se vedete bene, vedete qui consiglia 0,52, che è diciamo quello iniziale dove questo non era rosso ed era consentito. Però se fate caso, questi due valori variano a seconda se variamo uno o variamo l'altro. Se noi per esempio qui mettiamo 150, qui apparirà 0,62. Quindi vuol dire che al diminuire di questo aumenta questo e viceversa. Quindi quando voi volete sistemare questi valori non fate altro che aumentare o diminuire l'uno o l'altro per raggiungere il valore che voi vi siete prefissati. E se questo non diventa rosso, qui sarà presente un tasto azzurro con scritto Start, che è quello di avvio del bot. Una volta premuto quello, apparirà a questo livello un'ulteriore finestra che vi chiede il consenso ad acquistare la coin mancante, in questo caso questa. È tutto molto semplice, bisogna solamente fare un po' di pratica e dopodiché si riesce tranquillamente a settare il proprio bot. Vedete, questo potete anche trascinarlo. Potete sia scriverlo voi, il valore, che trascinarlo manualmente. Il consiglio è sempre quello di mantenere questa zona un po' più stretta, non troppo larga, e di controllare anche l'andamento del mercato della coin. Vedete, questa per esempio dal 14 marzo non è mai scesa al di sotto di questo livello. Allora io che cosa faccio quando vado a settare un bot? Prendo il livello più basso dell'ultimo mese e lo posiziono. Poi vado a vedere quello più alto ed eventualmente lo posiziono. Ma se si avvicina troppo al valore attuale, allora darò un po' di scarto e lo metterò magari a questo livello o a un livello superiore, per dare possibilità al bot comunque di avere oscillazioni senza necessariamente uscire fuori dai nostri limiti. Questo possiamo anche alzarlo un pochino al di sopra, ma magari tenendo conto di queste oscillazioni che sono avvenute dal 24 marzo. Però noi controlliamo sempre queste cose e attiviamo sempre il trailing up. Per quanto riguarda lo stop loss, questo è diciamo una funzione di sicurezza, perché quando noi attiviamo lo stop loss, questo viene posizionato al di sotto del lower price a un certo livello ed serve se per esempio la coin o l'accoppiata perde troppo di valore e va troppo verso il basso. Serve un pochino per limitare i danni, ecco. Io per esempio non lo uso, ma non è una strategia corretta, cioè sarebbe preferibile per non rischiare il capitale di inserirlo sempre. Io preferisco rischiare un po' di più perché ho notato con la mia, anche se poca esperienza, che
a volte può scendere molto ma poi risale anche allo stesso livello, e quindi per evitare di vendere sotto prezzo, perché chiaramente lo stop loss poi vi vende la coin sotto il prezzo di acquisto, allora per non perdere in questo senso io preferisco rischiare un pochino di più e attendere che magari il mercato risale. Ma questa è una strategia che dovete fare voi. Chiaramente è opinabile, può essere giusta o sbagliata la mia strategia, però io preferisco fare così. Nel frattempo, come vedete qui, che era scritto range, si è di nuovo riattivato, vuol dire che il valore dell'accoppiata ha risuperato il lower price e quindi è di nuovo operativo il bot. Va bene, con questo breve video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che sotto in descrizione troverete il link anche per il mio gruppo per avere maggiori informazioni, gruppo Telegram, e se trovate utili i miei video di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie.